E se un giorno il nuovo papa eletto fosse una donna? Fantascienza? Utopia? O forse qualcosa che è già successo senza che ce ne accorgessimo? Esiste infatti un'antica leggenda che racconta proprio questo. Una donna che travestita da uomo sarebbe riuscita a diventare papa. Una storia che la Chiesa ha sempre negato, ma che da oltre 8 secoli continua a circolare, a resistere e a far tremare i palazzi vaticani. Oggi vi porto alla scoperta della papessa Giovanna, una leggenda che, come tutte le storie più potenti, potrebbe celare verità che vanno oltre ciò che immaginiamo. E alla fine forse quella domanda iniziale non vi sembrerà più così folle. La storia della papessa Giovanna compare per la prima volta nel XIII secolo, in un'epoca in cui la differenza tra cronaca e leggenda era, diciamo, un po' flessibile. Secondo la versione più diffusa, Giovanna sarebbe nata in Inghilterra, in una cittadina chiamata Magonza, o forse in Germania, dipende da chi racconta. Fin da piccolissima avrebbe dimostrato un'intelligenza fuori dal comune, brillante nel ragionamento, curiosa e assetata di sapere. Peccato però per un piccolo dettaglio: era una donna. E nel Medioevo essere una donna e voler studiare era come voler nuotare controcorrente e in piena tempesta. Le scuole erano riservate agli uomini, soprattutto ai futuri sacerdoti. Le poche donne che imparavano a leggere e a scrivere erano nobildonne fortunate o suore in convento. Ma studiare davvero filosofia, logica, teologia, scienze naturali era praticamente impossibile per una ragazza. Secondo la leggenda, la giovane Giovanna, spinta dal suo talento e aiutata da un maestro compassionevole, imparò il latino, la retorica, la filosofia e persino i rudimenti di medicina. Ma quando si rese conto che per proseguire negli studi doveva necessariamente entrare in un monastero, e i monasteri erano off limits per le donne, allora prese una decisione drastica: travestirsi da uomo. Cambiò nome da Giovanna a Giovanni e sotto questa nuova identità si presentò a un convento, dove venne ammessa come novizio, potendo studiare così teologia, diritto canonico, sacre scritture. E non solo, la leggenda vuole che avesse una tale capacità di interpretare la Bibbia e discutere di filosofia da attirare l'attenzione delle alte sfere ecclesiastiche. Così, sermone dopo sermone, incarico dopo incarico, Giovanna salì i gradini della gerarchia, da semplice monaco a priore, da priore a vescovo e infine eletta papa. Non papessa, ma Papa Giovanni VIII. Curiosamente, un vero Papa Giovanni VIII è esistito davvero nel IX secolo, intorno all'anno 872, e alcuni storici pensano che la confusione tra i personaggi reali e leggendari abbia aiutato la nascita del mito. Una volta salita sul soglio pontificio, la nostra Giovanni avrebbe governato per circa 2 anni e mezzo. Un vero e proprio pontificato, durante il quale avrebbe guadagnato grande rispetto tra il clero e i fedeli, grazie alla sua cultura raffinata e alla sua abilità diplomatica. Sembra però che Giovanna, come ogni buon papa medievale, non praticasse l'astinenza sessuale, e questo la portò alla rovina. Rimase incinta del suo amante, che sembra fosse un servo, e mantenne il segreto finché un giorno, durante una delle grandi processioni papali, accadde l'impensabile: iniziò il travaglio. Ci sono più versioni su come avvenne. Alcuni raccontano che il parto fu improvviso, un evento traumatico e incontrollabile. Altri dicono che la papessa si sentì male già prima della processione, ma fu obbligata a partecipare per non destare sospetti. E secondo le leggende più colorite, avrebbe tentato di resistere fino alla fine del corteo, ma alla fine la natura vinse. Il papa avrebbe dato alla luce un bambino proprio in mezzo alla strada, nei pressi di un piccolo vicolo romano tra il Colosseo e San Giovanni in Laterano, in pubblico, davanti a tutti. A quel punto si scatenò il caos, e anche qui le versioni divergono. Secondo alcuni, la folla inorridita e tradita la lapidò sul posto, in un'esplosione di fanatismo e rabbia. Secondo altri, i cardinali, scioccati, la portarono via di corsa e venne poi giudicata in segreto, deposta e forse rinchiusa in un monastero per il resto dei suoi giorni. Una terza versione, ancora più cupa, sostiene che venne imprigionata e fatta morire lentamente, in modo che nessuno potesse mai più parlare di lei. E il bambino? Alcune voci dicono che morì poco dopo la nascita, altre sostengono che fu affidato a un convento e sparì nel nulla. Quel che è certo è che nessun documento ufficiale riporta niente di tutto questo.
Dopo il presunto scandalo, la leggenda della papessa non si spense, anzi, divampò come un incendio in una foresta secca. Nei secoli successivi, cronisti, viaggiatori, predicatori, scrittori continuarono a raccontarla, arricchendola di dettagli sempre più vividi. Nel 200, il cronista Martino Polono, un frate domenicano, nel suo Chronicon Pontificum et Imperatorum inserì la papessa tra i papi reali, tra Giovanni VIII e Giovanni IX. E parliamo di una cronaca ufficiale, mica un post di Facebook. Nei secoli successivi il racconto si diffuse in tutta Europa. In Inghilterra veniva raccontato ai pellegrini in viaggio per Roma. In Francia i trovatori ci costruirono sopra ballate satiriche. Le guide turistiche della città eterna indicavano perfino il luogo preciso dove la papessa avrebbe partorito. Si diceva che il punto fosse diventato maledetto. Si dice che per secoli le processioni papali modificarono il loro percorso per evitare di passarci sopra. E non è tutto. A Roma, secondo la tradizione, si trovava persino una piccola lapide che commemorava il tragico evento. Sulla lapide in latino era riportato: Pietro, padre dei padri, denuncia il parto della papessa. Insomma, una fake news medievale con tanto di indicazioni stradali. Più la Chiesa cercava di negarla, più la leggenda cresceva. E divenne talmente popolare che nel 300 era considerata un fatto noto come la vita dei santi. E non solo nei bassifondi, ma anche nelle scuole, nei monasteri, nelle corti nobiliari. A questo punto era inevitabile, il Vaticano dovette intervenire. Non si poteva permettere che una storia del genere circolasse liberamente minando la credibilità del papato. Così, a partire dal XIV secolo, la Chiesa cominciò a sfornare smentite ufficiali. Il primo a condannare apertamente la leggenda fu Papa Clemente VIII, alla fine del Cinquecento, che la definì una frottola buona solo per ingannare gli ignoranti. Anche altri storici ecclesiastici si misero al lavoro per ripulire la storia ufficiale. Tra questi Onofrio Panvinio, uno dei massimi esperti di storia della Chiesa del Rinascimento. Il suo compito? Rivedere la lista dei papi e chiudere ogni buco, ogni sospetto, ogni spazio che potesse far pensare a una papessa nascosta. Non solo, nelle edizioni ufficiali degli elenchi papali, come il Liber Pontificalis, si iniziarono a correggere eventuali discrepanze cronologiche. I buchi temporali, le date traballanti, tutto venne sistemato. Ma come spesso accade, più la Chiesa negava, più il popolo ci credeva. Anzi, in alcuni ambienti protestanti la leggenda della papessa divenne lo scandalo perfetto per accusare Roma di corruzione, menzogna e degenerazione morale. Durante la riforma protestante, Martin Lutero stesso alluse alla papessa Giovanna per deridere il papato. Se Roma ha avuto una donna papa senza accorgersene, di quali altre infamie sarà capace? Insomma, nel tentativo di cancellarla, la Chiesa aveva fatto esattamente il contrario. Aveva reso la papessa Giovanna ancora più celebre. Se pensate che la leggenda della papessa Giovanna sia già abbastanza folle, aspettate di sentire questa. Secondo alcuni racconti medievali, dopo l'incidente del parto improvviso, la Chiesa aveva deciso di correre ai ripari e avrebbe introdotto un imbarazzante metodo di verifica, da cui nasce la leggenda della famosa sedia stercoraria, una poltrona di marmo con un grande foro nel mezzo, attraverso il quale un diacono avrebbe controllato fisicamente che il nuovo papa fosse, diciamo, autentico. Il controllo sarebbe avvenuto durante l'incoronazione. I più giovani tra i diaconi presenti avrebbero avuto il compito di tastare sotto la sedia per assicurarsi della presenza degli attributi virili del nuovo papa. Felix Amerlin riporta nel suo De nobilitate et rusticitate dialogus, e allo scopo di dimostrare il suo valore, i suoi testicoli e la sua verga vengono tastati dai presenti più giovani come testimonianza del suo sesso maschile. Quando questo viene determinato, la persona che li ha tastati urla a gran voce: Virgam et testiculo sabet, hai il pene e i testicoli, e tutti gli ecclesiastici rispondono: Deo gratias, sia lode a Dio. Quindi procedono alla gioiosa consacrazione del Papa eletto. Ma fermiamoci un attimo, quanto c'è di vero? 2 sedili forati esistono davvero, uno ai Musei Vaticani, uno nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Sono sedie di marmo rosso porfirico, risalenti
risalenti all'epoca romana. Secondo gli studiosi erano probabilmente sedie da parto oppure troni cerimoniali usati nei rituali imperiali, nessun collegamento reale con le elezioni papali. Allora perché è nata questa leggenda? Qui il Medioevo ha fatto un piccolo pasticcio. Durante l'incoronazione del Papa esisteva veramente un momento chiamato ritus stercorari. In questo rito il Papa si sedeva non su una sedia forata ma su una pietra semplice e gli veniva detto de stercore exaltavit humilem, cioè Dio ha innalzato l'umile dal letame. Era un rito di umiltà per ricordare che anche il Papa era stato scelto dalla bassezza terrena. Insomma, nessuna verifica anatomica e nessun foro nella pietra. Ma la presenza di sedili forati visti nei palazzi vaticani, il nome stercorari che suonava sospetto perché richiamava il letame, le cose basse e volgari, e la leggenda viva della papessa Giovanna fecero nascere una fusione di fantasia e realtà. Fu così che nel Medioevo nacque l'idea popolare della sedia stercoraria come strumento di controllo. Nella liturgia ufficiale non è mai esistita una sedia stercoraria, ma come sempre le storie più colorite sono quelle che sopravvivono meglio, e una buona leggenda, si sa, è molto più resistente di qualsiasi documento ufficiale. Se la leggenda della papessa ha resistito per secoli è anche grazie a un mazzo di carte molto speciale, i tarocchi. Già nel XV secolo, nei mazzi di tarocchi più antichi, appare una figura enigmatica, la papessa. Una donna seduta su un trono, vestita con abiti pontificali, con una tiara papale sulla testa e un libro aperto in grembo. I mazzi più famosi, come il tarocco Visconti Sforza, la mostrano con una posa ieratica, solenne, immersa nella conoscenza. Non una regina, non una santa, ma una donna pontefice. Per molti studiosi questa carta era un chiaro riferimento alla leggenda della papessa Giovanna, un simbolo potente di sapienza proibita, mistero e forse anche di ribellione nascosta contro l'autorità ecclesiastica. Ma c'era un problema. In piena epoca rinascimentale l'idea di una papessa nel mazzo di carte iniziava ad essere un po' scomoda. Così, con il tempo, la figura della papessa venne trasformata nella carta della sacerdotessa. Cambiava il nome, cambiava il contesto, ma l'iconografia rimaneva praticamente intatta. La donna seduta, la tiara o il velo, il libro aperto della conoscenza nascosta. Oggi, nei tarocchi moderni, la sacerdotessa rappresenta ancora il sapere segreto, l'intuizione, i misteri non rivelati. In fondo, l'eco della papessa Giovanna non è mai sparito del tutto. È rimasto impresso carta dopo carta nei simboli che ancora oggi ci parlano di una donna che, vera o leggendaria, ha sfidato il più grande tabù del Medioevo, il potere sacro. La papessa Giovanna, vera o no, non è mai sparita dall'immaginario collettivo, anzi, da leggenda medievale si è trasformata in icona culturale, ispirando romanzi, film, spesso come simbolo di mistero, potere nascosto o ribellione contro le regole patriarcali. Uno dei racconti più celebri è il romanzo storico La papessa di Donna Wollfolk Cross, pubblicato nel 1996, un bestseller internazionale che trasforma Giovanna in una sorta di eroina protofemminista. Dal libro è stato tratto anche un film, Pope Joan, uscito nel 2009, ed esiste anche un film precedente, La papessa Giovanna del 1972. Insomma, anche oggi la leggenda della papessa Giovanna continua ad affascinare, perché mette in discussione non solo la storia della Chiesa, ma anche l'idea di chi può o non può detenere il potere. Oggi la maggior parte degli storici è concorde, la papessa Giovanna non è mai esistita. La leggenda in realtà sarebbe nata come satira antipapale, creata in un'epoca di forte tensione tra papato e Sacro Romano Impero. Una satira capace di toccare tre paure profonde del Medioevo cattolico: un papa sessualmente attivo, uno scandalo intollerabile per l'idea, solo l'idea, di castità papale, una donna in posizione di autorità suprema, un incubo per una chiesa interamente maschile e l'inganno portato nel cuore della Chiesa stessa, la paura che il nemico si annidasse all'interno. Probabilmente la storia della papessa cominciò come uno scherzo, una caricatura, magari presentata durante carnevali medievali in tutta Europa. Ma come spesso succede, una buona storia prende il volo, sfugge di mano e diventa così radicata nell'immaginario collettivo da sembrare vera, tanto che persino figure serie come il filosofo medievale Guglielmo di Occam fecero riferimento alla
papessa nei loro scritti e la leggenda trovò un alleato insperato, la confusione cronologica tra i papi di nome Giovanni. Giovanni è il nome più usato nella storia del papato e tra veri papi, antipapi, numerazioni saltate e persino un inesistente Giovanni XIV bis si creò un caos tale negli elenchi ufficiali che qualcuno trovò buchi sospetti. Per esempio, non esiste un Papa Giovanni XX negli elenchi ufficiali, ma si passa direttamente dal XIX al XXI a causa di errori e confusioni storiche. E in questi buchi, in queste crepe della memoria, la leggenda della papessa Giovanna trovò terreno fertile per attecchire. Così, pezzo dopo pezzo, satira, paura e confusione si mescolarono e una donna divenne, almeno nei racconti, il papa che non doveva esistere. Oggi sappiamo che probabilmente non c'è mai stata una papessa, ma una domanda resta. Perché questa storia ci affascina ancora così tanto? Forse perché racconta non solo la paura del passato, ma anche il desiderio del futuro, di un mondo in cui il potere non abbia più un solo volto e in cui le leggende, anche quelle impossibili, possano insegnarci a immaginare ciò che oggi ci sembra ancora impensabile. E allora chi può dire che un giorno un papa donna potrebbe non essere più una leggenda, ma diventare realtà? Vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e mi trovate su Instagram, TikTok, Facebook con il nome di Vivi Everyday.